Bene, buongiornissimo, siamo a Sitia, guarda che bello, molto bello, c'è molto caldo, ci sono circa 30 gradi oggi. E oggi noi andremo da quella parte lì, faremo, se riusciamo, tutto il nord-est dell'isola, con visita a qualche punto di interesse che ho segnato sulla mappa, che Monella è morta nel frattempo. E niente, adesso partiamo, la moto è parcheggiata lì sotto, penso che si veda. È bello, è carino. L'acqua secondo me sarà anche abbastanza calda perché vedo parecchie creature che fanno il bagno, ma soprattutto madri e padri. Che creature ancora si buttano. Le madri e padri non sono a metà pelo dell'acqua, sono proprio immerse, quindi sicuramente l'acqua è calda, ma la testeremo. Testè. A dopo. Ok, primo punto di interesse oggi è il monastero Toplow. Adesso ve lo facciamo vedere. È un monastero molto importante a est dell'isola e fa parte del patriarcato ortodosso greco. Fondato più o meno verso il 1400, quindi ha anche una bella storia. Ed è stato anche oggetto di rivendicazioni turche, ovvero di massacri da parte dei turchi e dei nazisti durante la seconda guerra mondiale. Insomma, i monaci che hanno servito in questo monastero non se la sono vista tanto bene. Adesso entriamo e vediamo cosa troviamo. C'è da dire che annesso al monastero c'è la wine tasting room. Allowed, please. Ah no? Photography and videography not allowed inside. Allora, mi hanno cazziato perché stavo riprendendo. Mi hanno cazziato non solo il personale, tra l'altro anche Carina del monastero, ma anche Emanuela. Manuela, mi hai cazziato? Sì, ti fai Mi hai sempre cazziato perché? riprendere. Che di fatto qua non si può riprendere dentro. Allora, dentro è pieno di iconografie. Raccontala tutta, che sei entrato con la macchina facendo il figo, che sembrava che la tenessi così, invece era accesa e t'ha scamato la vita. Sì, mi hanno sgamato, ma proprio di Quando brutto. accende la telecamera Daniel parte Macarena, cioè c'è una musica enorme, quindi cioè, È tutto vero, presente. quello è vero, è stata colpa mia. Guarda, questo è un monastero di Topolò, è molto, molto carino, significativo, molto antico. Non mi metto a fare una lezione di storia, ci mancherebbe, però è un luogo iconico che fa parte del patriarcato ortodosso. Al suo interno ci sono delle bellissime iconografie che purtroppo non posso riprendere. Che? Tipo vediamo. Che cazzo vedi? Ormai ho girato. E ci sono anche dei vecchi scritti, dei vecchi trattati, dei vecchi sigilli, abiti e addirittura alcune armi usate nella guerra di liberazione dai turchi nel 1821. È carino, un bel posto da visitare. Fanno anche il vino, noi non lo assaggeremo perché mattina c'è caldo. Adesso proseguiamo sul nostro giro di oggi. Questo era il piazzale dove si riunivano i monaci per difendere la porta principale del monastero. Monaci guerrieri. No, dai, è bello il posto. Ce ne sono una marea di queste chiese, chiesettine, monasteri. Però effettivamente qui è carino. L'entrata del monastero di Topolo. Guardate che bella il campanile. Molto alto per la zona. Deve essere davvero una costruzione parecchio imponente perché le chiese sono molto piccole qui, sono tante ma sono anche molto piccole. La ristrutturazione principale fu fatta dalla Repubblica di Venezia più o meno verso il 1600, che cercava di costruire quante più fortezze e punti di osservazione sull'isola, che poi tra l'altro fu chiaramente conquistata anche dai turchi, che qui ne combinarono veramente delle brutte. Ammazzarono un sacco di gente per la loro caccia agli infedeli. Allora, ne stavamo parlando con Emanuele in maniera molto Garbata? molto garbata. Spendere 10 euro per venire a vedere il monastero apposta per venire fino a qua. Vi devo dire, non sono molto soddisfatto. Forse perché mi ero del culo che non ho potuto fare il video all'interno. Ma probabilmente sarà quello. Se avete altro da fare, fate altro, ecco. Nel frattempo io sono sotto un bellissimo albero di Garrubo, mi ricorda la mia Sicilia. Va bene, adesso vediamo cosa fare, non mi ricordo cosa c'ho in mappa, ma sicuramente qualcosa di bello come sempre, ci mancherebbe altro. Con ogni respiro la strada
la si fa nostra. Nessun luogo è troppo lontano, nessun sogno è troppo alto e non fa paura dare più gas alla moto. Ogni strada un ricordo, più di un video, una foto. Allora, dove siamo qua? Qua siamo ai Thanos. Subito adiacente sotto il sito archeologico di Thanos, che è là sopra, però di fatto è molto più grande, che si estende per tutte le colline e riprende alcune altre costruzioni. Il posto è veramente bello ed è un antichissimo porto. Ma che cosa è Itanos? Itanos è stata una città minoica, se ne hanno tracce dal 2000 a.C. più o meno. Perché è importante Itanos? Aveva una particolarità, dei rapporti molto, molto stretti con gli egiziani, con i Tolomei. Infatti la città non è mai stata attaccata dalle altre città-stato minoiche, che ne volevano il controllo chiaramente, perché godevano della protezione della dinastia di Tolomei. Quando poi la dinastia fu cancellata, sostanzialmente la città incominciò ad avere un rapidissimo declino fino alla sua totale scomparsa. Si hanno tracce di vissuto nel territorio fino al 1600 d.C. Dobbiamo immaginare che qui sotto c'è il porto, c'era il porto chiaramente, dove arrivavano tutte le merci dall'Egitto. Itanos era famosa per le sue spugne, i suoi manufatti. Adesso proviamo ad andare fino in alto. Che tra l'altro, ciao cappello, non lascialo stare. Bravo, amore, sei stata... Cioè, che dire, aggiriti. No, mi preoccupavo che magari stessi rischiando la vita per un 1,50 euro di cappello, che tra l'altro non so a chi l'abbiamo rubato. Vedete le palme? Questo territorio è ricco di palme. C'è tutta una storia, perché praticamente un re itaniota, facendo visita al faraone in Egitto, si innamorò delle palme. Come regalo gli mandò centinaia di alberi di palma che hanno attecchito più o meno in maniera regolare solo su questo territorio. Certo, non ci sono cartelli, non c'è niente. Allora, da questo punto è possibile osservare il palazzo del re minoico Itanos, una delle città più importanti del mondo minoico. Anche questa città chiaramente fu distrutta dal maremoto del 1450, se ricordo bene, ma non solo da quello. Allora, io lo so che sono pietre e basta, cioè, però quello che racchiudono all'interno della loro storia è qualcosa di allucinante. Peccato che non abbiano lasciato maggiori tracce. Possiamo provare a immaginare da quella parte il porto, quello che vi ho fatto vedere adesso, quindi dall'altra parte della collina, il punto di osservazione, il punto di difesa, e qui le altre parti dove praticamente c'erano le altre case, che saranno tutte sotto probabilmente. E questa è una delle tante cittadine scomparse di epoca minoica e anche oltre. Magari ho trovato un reperto archeologico, una conchiglia. Questa non è di epoca greca, è molto più antica, però qualche incisione greca adesso la incominciamo a trovare. Come mi piace andare alla ricerca delle antiche civiltà e vederne i luoghi, che all'apparenza non dicono effettivamente nulla, però se ci fai un minimo di studio, qualcosa dicono. In epoca successiva è stata trasformata in basilica, per questo ci sono queste colonne elleniche e questa lavorazione un po' diversa, quindi il palazzo centrale poi diventò una basilica. Bene, mi sa che adesso è il momento di mettersi un po' di crema solare, perché c'è un sole che picchia, anche se il vento è molto forte e tira una brezza frescolina. Nel frattempo quella è una spiaggia nudista, da quello che ho capito, più che altro perché c'è una col culo di fuori, ma va bene lo stesso. Ok, ora ce ne andiamo. In archeologia tutto è possibile. Emanuela sogna con i capelli al vento.
guarda come ride, sorride stupida, al tramonto scivola, la moto è la strada, in sella verso il mondo, odore di mare, caldo che scotta. Il freddo in montagna, sotto il cielo blu. Qui siamo nella parte più a nord-est di Creta, invece da questo mare non si può riprendere, non si può entrare perché è un'area controllata dalla Marina Militare Chenetica. E poi secondo me si ci può andare lo stesso perché vedo dei camper. Ora io ho un reggimento avanti e poi torno indietro. Questo posto è bellissimo, è veramente iconico. Sella verso il mondo, odore di mare, caldo che scotta. La certezza c'è, ogni ricordo resta dentro di noi, per sempre ci sarà. La moto è la strada, in sella verso il